Andiamo adesso a realizzare delle preparazioni di frutta e verdura essiccata utilizzando Dry di Hotmix Pro. Partiamo dalle cose più semplici. Faremo dei pomodorini confit e delle fette di arancia essiccata da usare per decorazione, per esempio di cocktail. Per la mia preparazione utilizzo Dry, il disidratatore di Hotmix Pro, e lavoreremo con due temperature diverse, nella camera superiore e nella camera inferiore. Qua semplicemente ho dei pomodori latterini tagliati a metà che adesso vado a condire e delle fette d'arancia tagliate belle sottili. Condimento molto semplice: sale, zucchero, un po' di olio in polvere, un'erba aromatica, origano, un po' d'olio, ovviamente anche qua si va in base al proprio gusto personale. Le arance invece sono state semplicemente tagliate all'affettatrice ad uno spessore piuttosto fine. Lo spessore va a influenzare le tempistiche di essiccazione ma anche la caratteristica del prodotto che otterremo. Parliamo adesso di Dry. Inizialmente la macchina mi mostra quest'icona che sta ad indicare che è coinvolta l'intera macchina. Schiacciando il tasto più o il tasto meno posso andare ad agire su questa funzione e scegliere di usare per esempio solo la camera superiore oppure solo la camera inferiore. E nelle successive impostazioni potremo impostare un grado di temperatura differente sopra e sotto, un flusso d'aria diverso sopra e sotto, in base alle nostre esigenze. Premendo ancora una volta sul tasto più si passa alla funzione combinata di entrambe le camere, camera 1 e camera 2. In dotazione troverete queste Gastronorm 1:1 forate adatte per l'essiccazione e la disidratazione, e al centro invece una placca piena che fa da divisore tra la camera superiore ed inferiore. Quindi abbiamo scelto di avere le due camere contemporaneamente attive, premo il tasto Start e vado all'impostazione della prima camera, quindi scelgo prima la temperatura. Per i pomodori confit scelgo una temperatura di 60 gradi, che ovviamente è solo un'indicazione, poi in base a quello che volete ottenere e alle sperimentazioni che farete si ottengono risultati diversi. 60 gradi, gli do di nuovo lo Start, imposto un tempo che potrà essere di circa 8 ore, dipende sempre dal tipo di pomodoro, dalla dimensione, quindi non c'è un tempo ovviamente al minuto. Posso selezionare anche i minuti che in questo caso non mi servono e gli do un flusso di aria 6. L'impostazione di velocità va da 1 a 10. Adesso gli do di nuovo Start e passiamo alle impostazioni della camera 2 in cui abbiamo le nostre fettine d'arancia. Impostiamo la camera a 45 gradi questa volta, gli diamo una tempistica di circa 10 ore e un flusso d'aria 5. Ve lo mostro anche per farvi vedere che si possono impostare due flussi d'aria diversi nella camera superiore ed inferiore. Do lo Start e in questo momento Dry è partito. Avendo impostato anche due tempistiche diverse, semplicemente dopo 8 ore la camera superiore cesserà di funzionare, mentre quella inferiore proseguirà fino a 10 ore. Abbiamo ottenuto i nostri prodotti disidratati. Nel caso del pomodoro confit la conservazione ideale è sott'olio in un barattolo a chiusura ermetica. Per le arance, se le estraete ancora da calde, potete mettere anch'esse in un barattolo a chiusura ermetica. In questo modo, mentre si raffreddano, si creerà una specie di vuoto e questo permetterà di conservarle, altrimenti l'ideale è mantenerle in un contenitore di polistirolo con all'interno del sale di silicio in modo che assorba eventuale umidità. Abbiamo visto due tra gli esempi più semplici di disidratazione. Con Dry si possono fare un sacco di preparazioni diverse, potremmo essiccare delle erbe, delle spezie, un mix delle due, possiamo essiccare dei fiori e creare dei potpourri, dei profumatori, possiamo aggiungere questi fiori essiccati a confetture, insomma, come sempre il limite è la vostra fantasia.